Tesla Club Italy, buongiorno. Buongiorno, iniziamo già con i video. Certo, piacere. Lui è Federico Lagni, fondatore di Tesla Club Italy. In un viaggio fatto insieme ho sfruttato tutte le sue conoscenze del mondo Tesla. Iniziamo subito con l'autopilot e poi tante altre curiosità di questa macchina che è un videogioco. Ciao, piacere. Riccardo. Ciao Riccardo, piacere. Buongiorno. Buongiorno Riccardo. Ma e per il sorpasso poi ci pensa da sola, nel senso che se vede una macchina davanti troppo lenta fa lei il sorpasso? No, allora questa macchina qui, proprio esattamente questa, non ha il full self-drive, che è una funzione che serve per diciamo dare alla macchina più automatismi, tra cui anche la funzione sorpasso. In un'altra macchina che abbiamo in flotta abbiamo il full self-drive, che è un pacchetto appunto che ci permetterebbe in questo caso di, essendo in prima corsia, mettere la freccia. A quel punto l'autopilot inizia ad esaminare quello che c'è attorno tramite le telecamere, i radar e gli ultrasuoni. Nel momento in cui la macchina vede che c'è la condizione di sicurezza per poter sorpassare, dalla prima corsia si mette in seconda e inizia ad accelerare sorpassando la macchina alla nostra destra. Poi per rientrare dovrei rimettere la freccia a destra, automaticamente riesamina, una questione di un secondo sostanzialmente, esamina nuovamente quello che è attorno a noi e a quel punto rientrerebbe in prima corsia. Faccio io manualmente. Avete sentito? Ecco, la macchina ad esempio mi ha appena avvisato che ho invaso la corsia senza mettere la freccia, quindi è un avviso ulteriore perché per distrazione, per qualsiasi altro motivo, per un malore io potrei sbandare e uscire di corsia, la macchina mi avvisa, disegnandomi di rosso la linea tratteggiata che separa le due corsie, e quindi come avete visto l'ho fatto io manualmente. Adesso la macchina ha il cruise control attivo, lo si vede dal cerchietto blu che mi segna questa funzione. Per attivare la funzione di autopilot, 2 volte la leva di destra verso il basso, avete sentito un suono che ha attivato e ha illuminato di blu le 2 linee. In questo modo la macchina mi sta dicendo che lei è dentro a questo binario, tenendo il centro della corsia automaticamente. Adesso c'è una leggera curva, l'inclinazione del volante forse non sarà molto evidente, ma sta girando in modo autonomo. Sta iniziando a lampeggiare perché la macchina vuole essere certa che ci sia qualcuno di sveglio e che non abbia avuto un malore, e quindi mi sta dicendo metti le mani sul volante. Ho appena toccato il volante, ha sentito quindi la mia presenza, dopodiché quindi mi disattiva questa funzione di allarme. Se io non avessi toccato il volante in questo momento qui, lei avrebbe intensificato i segnali, avrebbe poi aumentato anche i segnali acustici e a un certo punto, continuando a non sentirmi, si sarebbe fermata rallentando progressivamente e mettendo le 4 frecce. Vedete sempre dal display i segnali dei radar e degli ultrasuoni, perché ecco, adesso sta girando da sola perché lei sente la presenza del guardrail in cemento sulla sinistra, sta tenendo perfettamente la corsia. Ha già iniziato a lampeggiare perché mi dice ehi, applica una leggera forza sterzante sul volante. Lo faccio leggermente, eccola lì, basta, a posto. Questo lo chiede con un timing a periodico, dipende dalla condizione, dalla strada, dalla velocità. Ogni tanto lo chiede, appunto è sufficiente toccarlo appena. Ah, quindi non c'è un termine di tempo? No, non è mai uguale. Non è mai uguale perché appunto non potrebbe chiedermi con la stessa frequenza questa cosa in autostrada piuttosto che anche in una tangenziale dove magari vado ai 70 all'ora. In autostrada chiaramente questo è un po' più pericoloso, quindi me lo chiede più spesso. Eccolo qua, tac, basta. La macchina bianca è rientrata e anche qua è rientrata, quindi la ricostruzione di quello che vede la macchina è sostanzialmente perfetto. Vede meglio di noi quasi. Sicuramente vede meglio di noi perché non ha gli stessi nostri occhi e comunque ne ha molti di più. Radar, ultrasuoni e telecamere, ne ha 8 di telecamere. Tenete conto che ha tantissime CPU, cioè questo è un vero e proprio computer, ha tante CPU, più di 12 se non ricordo male, che servono per fornire al software una capacità di calcolo spaventosa, perché chiaramente quando lei esamina quello che c'è attorno lo fa nell'ordine dei millesimi di secondo e quindi serve tantissima capacità di calcolo. Non è un sistema di guida autonoma ancora a livello 5, perché siamo più o meno tra un livello 2 e un livello 3, che è un livello che permette di automatizzare alcuni passaggi, però comunque dandoci la comodità, uno, di essere sicuramente un pochino più rilassati alla guida pur stando attenti, e poi seconda cosa di essere in una condizione di sicurezza, tant'è
che come è visualizzabile su YouTube, l'autopilot su Tesla ha già salvato moltissime persone da incidenti frontali e tante altre cose. Se si usa male può diventare pericoloso, ma noi lo usiamo bene perché siamo bravi e quindi stiamo comunque attenti. Ma il fornitore di dati, di tutti questi dati sulla mappa e quindi su quanto ci metterà, come sarà la strada, chi è? Chi dà questi dati a Tesla? Allora, diciamo che il sistema di navigazione Tesla si basa su Google, tra l'altro si può vedere dall'angolo destro basso del display. Dopodiché, essendo un'auto elettrica ed essendo una Tesla ha una grande rete di ricarica in tutto il mondo, che tra l'altro possiamo vedere qui diminuendo lo zoom. Tutti i punti rossi sono dei supercharger, quindi stazioni di proprietà di Tesla, fatte da Tesla, finanziate da Tesla, che forniscono al proprietario Tesla la possibilità di caricare ad altissime potenze, fino a 150 kW e 250 kW in nuove stazioni che ad esempio in Italia hanno già fatto, ce n'è una a Forlì. E la rete supercharger è una rete che fa sì che appunto si possa caricare senza problemi, e la cosa bella è che appunto pianificando un viaggio, proviamo a mettere Roma per avere una distanza più lunga, la macchina mi dirà esattamente dove fermarmi. E attenzione, non sono percorsi più lunghi o più... no, la capillarità della rete supercharger è comunque già molto buona, e quindi qualsiasi direzione io abbia da prendere troverò sempre nel mio percorso un supercharger. In questo caso la macchina mi dice che a partire da qui, noi siamo in questo momento tra Padova e Bologna, dovrei fermarmi a Firenze 45 minuti, arriverò a Firenze con un 8% di ricarica, e fermandomi solo a Firenze 45 minuti io arriverò a Roma con un 11%. Adesso questo chiaramente è un calcolo che sta facendo con l'attuale nostra autonomia in questo momento. Se noi fossimo partiti da casa con più carica avremmo potuto fermarci meno a Firenze, o addirittura arrivare ad Arezzo dove c'è un altro supercharger, e poi da là arrivare a Roma con l'energia che ci serve. Diciamo che tutto quello che è la customizzazione delle indicazioni ovviamente è fatto da Tesla. Allora, adesso ricarichiamo la macchina, casualmente qui veniamo qua a pranzare e abbiamo fatalità un punto con 3 colonnine Tesla, o meglio 3 colonnine marchiate Tesla, 2 delle quali, come dice il cartello, riservate alle Tesla. Questa invece, pur essendo marchiata Tesla, come dice il cartello grigio, è aperta a qualsiasi altra auto elettrica. Mentre quelle lì sono per tutti, ovviamente. Quella è un'altra colonnina pubblica Enel, che anche quella è aperta a tutte le auto elettriche, però quella di più di queste c'ha il fatto che offre anche la ricarica in corrente continua, quindi ad alte potenze. Si prende il connettore, si preme il pulsantino, premendolo si aprirà il display. Eccolo lì. Inseriamo il cavo. La T, adesso colonnina e macchina stanno parlando, ecco, si sono parlate, si sono accordate, inizia la ricarica, è già iniziata. E noi andiamo a mangiare. E noi andiamo a ricaricarci. Adesso vi mostro un'altra cosa. Se Riccardo inquadri il display, si potrà vedere un messaggio in alto che dice preriscaldamento della batteria per la ricarica rapida. In questo momento ci sono 17 gradi, la potenza che la rete Tesla di ricarica fornisce alla macchina è mostruosa, è altissima, e quindi è una potenza che ha una temperatura anche elevata. Di conseguenza, per far sì che ci sia meno escursione termica, chiamiamola così, tra la temperatura della batteria e la temperatura della ricarica, che scatenerà la ricarica, se la macchina sa che stiamo andando a una stazione di ricarica supercharger, adesso non ci dobbiamo andare, ma per esempio ho messo la stazione di Occhiobello in provincia di Rovigo, in questo caso la macchina sta dicendo che ci sta preriscaldando la batteria per far sì che quando arriveremo lì la temperatura della batteria sarà più alta e quindi saremo in grado di ricaricare più velocemente. Questa cosa qua, ad esempio, più o meno fino a un anno fa non c'era. È che la bellezza di Tesla, e tra l'altro che non ho fortuna di vederlo, è che frequentissimamente scarica aggiornamenti della batteria, e questo simbolino qui giallo ci sta dicendo, è a indicare che appunto sta scaricando in background un nuovo aggiornamento che ci porterà novità, miglioramenti, ci porterà delle funzioni nuove, ci porterà un miglioramento in generale della macchina, perché noi compriamo la macchina in un modo e poi la macchina fra 4 anni
nel mentre ha avuto una storia di tantissimi aggiornamenti che continuano a migliorare cosa la macchina fa, come lo fa, cosa può fare, cosa non può fare. Come un cellulare, un computer. Di più, perché la cosa stupefacente è che ad esempio una macchina che abbiamo in flotta, che è una Model 3 Performance, faceva i 3-4 dallo 0-100, dopo un aggiornamento software è arrivata a fare i 3. Quindi pensate che solo con il software hanno portato lo 0-100 4 decimi più basso, e 4 decimi lo sapete bene è tantissimo in termini di prestazione. Un 12-13%. Sì, esatto. È un 12-13% di potenza in più, così solo con un aggiornamento software. Cambiando alla fine la testa della macchina. Cambiando la testa della macchina, vi dico un dato importantissimo che fa riflettere. Mediamente le case automobilistiche hanno il 2-3% di dipendenti che lavorano sul software. Tesla ne ha il 60%. Quindi Tesla è una Google che al posto di fare un servizio, fa un servizio che è qua dentro con attorno un volante e delle ruote. Ma fondamentalmente Tesla fa software. E fa software tant'è che il business model di Tesla, così come delle altre case automobilistiche da qua a poco, sarà sempre più il software. Io se voglio su questa macchina qui con 2.800 euro comprare un pacchetto che mi aumenta la potenza della macchina ancora, solamente con un flag. Quindi Tesla dietro le quinte, flag sulla macchina mia, tac, dalla sera alla mattina io ho la macchina più potente e ho comprato fondamentalmente quindi un software. Si sta spostando tutto su questo modello di business totalmente basato sui servizi, ecco. La cosa bella di Tesla è che lavora molto sull'estetica, anche sui piccoli dettagli, quindi posso cambiare la modalità del flusso sia in verticale che in orizzontale tramite il touch, e la macchina appunto mi fa vedere quello che poi sarà il flusso dell'aria, quindi insomma è anche divertente. Fuori di testa. Di Tesla. Fuori di Tesla. Nonostante sia autunno e abbia iniziato a fare freddo, abbiamo parcheggiato la macchina, la Tesla, un'ora fa. Qui nel parcheggio c'è un bel sole e nel frattempo la macchina è andata a 39 gradi. 39 gradi, insomma, non sono pochi. Allora, essendo questo fino a prova contraria connesso ad internet, così come la macchina, possono parlare tra di loro. La cosa molto bella è poter accendere il climatizzatore. Lo impostiamo a 18 gradi, 17, 16 per 5 minuti e il tempo di arrivare in macchina ce la troveremo bella fresca. Fresca questa Tesla. Adesso lo sentiamo. Ho trovato un pinguino. Ora è verde e ci dice che è verde. E se tu partissi quando è rosso? No, lo posso fare perché comunque la macchina è uno scalino sotto di noi, la macchina dà ancora la priorità totale a noi, quindi noi possiamo forzare questa cosa. Però fra qualche mese arriverà un aggiornamento software che farà sì che la macchina partirà da sola vedendo il verde, o al contrario col rosso inizierà ad accelerare, mentre in questo momento siamo ancora nella modalità visualizzatore. Lei vede, ce lo mostra di conseguenza, però non intraprende nessuna azione. Col prossimo aggiornamento inizierà invece a diventare autonoma anche su queste cose. Ad esempio adesso avevo un altro semaforo e ce l'ha disegnato correttamente, eccolo lì. Fuori ho 8 telecamere che inizialmente sono nate per l'autopilot. Sono 8 telecamere che ogni millisecondo vigilano e vanno a esaminare quello che la macchina ha attorno a sé. Poi a un certo punto in Tesla hanno detto: ma insomma sono telecamere, perché non le usiamo anche per motivi di sicurezza, perché non le sfruttiamo anche per la funzione dashcam? Allora a un certo punto, con un altro aggiornamento software sempre gratuito, Tesla ha fatto sì che le telecamere esterne durante la guida, come in questo momento siamo in drive ovviamente, potessero avere la funzione dashcam. Però sono 8 che circondano la macchina, quindi non solo quelle davanti. E tant'è che io in questo momento, se dovesse ad esempio succedermi qualcosa davanti a me, magari ho un camion da cui cade un oggetto, un sasso, qualcosa, e mi danneggia, salta sulla mia macchina, io posso immortalare il momento semplicemente con questo bottoncino qui, che avendo il pallino rosso mi dimostra che sta registrando. Io lo tocco, salvataggio, registrazione, telecamere. Tant'è che mi dice poi mettere in parco la macchina per poterlo visualizzare. Poi lo vedremo, la macchina mi salva automaticamente da tutte le telecamere gli 8-9 minuti precedenti e il... quindi ha tipo una cache di 8-9 minuti e tu quando gli schiacci prendi gli ultimi 8-9 minuti. Sì, in questo modo vado proprio ad immortalare il video che serve a me, perché volendo lei in realtà già registra sempre appunto, però poi sovrascrive, io dovrei andare a vedere che ora è. E in questo momento so che se mi succede qualsiasi cosa vado a
dire alla macchina registra questo momento qua, e poi me lo trovo appunto comodamente in un visualizzatore che ad esempio all'inizio non c'era. Ad esempio stare qui la marcia parte per visualizzare fino a mesi fa, anche questo è un esempio dell'aggiornamento software, fino a mesi fa dovevo poi prendermi l'SSD, collegarlo al computer e andare a vederli a mano. In un altro aggiornamento hanno integrato un visualizzatore qui che da fermo mi mostra quello che appunto è il video registrato. Altra cosa che potremmo far vedere una volta fermi è la modalità sentinella, quindi noi arriviamo, parcheggiamo, la macchina smette di registrare, però si autoattiva la modalità sentinella, che come dice il nome è una modalità per cui la macchina diventa vigile di se stessa, e per far sì che attivi la registrazione quando si accorge di persone che magari si avvicinano alla macchina, tentano probabilmente, potenzialmente di scassinarla, oppure un atto vandalico, oppure qualcuno che sbadatamente tocca la mia macchina uscendo da un parcheggio. La macchina si accorge che attorno c'è movimento e quindi inizia a registrare. Tra l'altro poi si accende come deterrente, si accende il display con scritto registrazione in corso, attenzione. Quindi se fatti i cazzi tuoi, tipo stai distante. Una cosa di quel tipo lì, è un po' più diplomatica lei, però insomma Certo. è deterrente per chi si accorge della registrazione e decide di lasciare perdere. Qualcuno non se ne accorge, qualcuno non lo sa, qualcuno lo ignora e viene ripreso benissimo in viso, consentendo poi al proprietario di denunciare il fatto e trovare il colpevole, cosa successa ad amici, e effettivamente la modalità sentinella li ha salvati perché sono riusciti a rintracciare chi aveva fatto un atto vandalico e a farsi pagare il danno. Prima avete visto che mentre eravamo in autostrada abbiamo chiesto alla macchina di salvare la registrazione dalle telecamere. In questo momento siamo fermi, quindi il visualizzatore è apribile e la macchina ci farà vedere le ultime riprese fatte. Questa è quella che abbiamo fatto noi stamattina. Con i 4 angoli anche. Sì, volendo possiamo cambiare l'angolatura, vedete? Quindi nel caso in cui succeda qualcosa e noi vogliamo in quel momento registrare, andiamo a premere il pulsante, poi troviamo la registrazione salvata E questa la puoi inviare su WhatsApp. e questo la posso inviare su WhatsApp, nonché alla polizia stradale nel caso in cui abbia qualcosa da denunciare. Noi avevamo una Model S in flotta fino a 2 mesi fa e poi l'abbiamo venduta perché su alcune cose tecnologiche era diventata un pochino obsoleta e abbiamo fatto la scelta di rimpiazzarla con un modello nuovo, ma fa pensare il fatto che l'abbiamo venduta con 145.000 km. In questi 145.000 km e circa 4 anni e mezzo di vita non ha mai fatto un tagliando, l'abbiamo venduta con le pastiglie dei freni originali, oltretutto al di là di qualche piccola cosa, una maniglia rotta una volta per un meccanismo suo, non ha mai avuto problemi di manutenzione, mai pagato nulla. Addirittura abbiamo avuto un problema sulla batteria circa 7-8 mesi fa che Tesla ci ha sostituito a costo zero con una batteria ricondizionata pari al nuovo, appunto a costo zero, perché le Tesla hanno la batteria garantita 8 anni, prima era chilometri limitati, poi con l'aumentare del numero di Tesla nel mondo hanno portato questi chilometri limitati a circa 200.000. Fatto sta che non abbiamo avuto un problema, appunto la batteria sostituita a costo zero, e una batteria insomma di una Model S più o meno un 15-20 mila euro costa. Quanto costa l'energia elettrica più o meno? Allora, per quanto riguarda la ricarica di un veicolo elettrico dipende sempre da che tipo di contratto uno ha. Ci sono tanti contratti che si possono fare per la ricarica sulle colonnine pubbliche. Sui supercharger Tesla l'energia costa 30 centesimi di euro per kilowattora caricato. Facendo un esempio sulla Model 3, sappiamo che questa ha 75 kWh di batteria, quindi 75 kWh, il calcolo è semplice, 75 moltiplicato per 0,30 otteniamo circa 25 euro, poco meno, di spesa che noi avremmo qualora caricassimo la macchina a un supercharger. E con 25 euro noi usiamo una macchina da 400 cavalli che ha una prestazione pazzesca per farci quei 3, 4, 500 km a seconda di come la guidiamo, dove la guidiamo. Mentre a casa spenderemo un po' meno, cosa importantissima perché la ricarica casalinga è il trucco delle auto elettriche, perché noi al mattino ci svegliamo con molta più carica della sera prima, addirittura possiamo arrivare tranquillamente al pieno anche con una 6 kW. E in giro però ci sono anche poi tanti abbonamenti, tessere che noi possiamo fare con alcuni operatori, e l'energia elettrica lì la possiamo
pagare ancora molto meno, perché ci sono degli abbonamenti flat che ci permettono di spendere anche 0,5-0,10 euro a kilowattora, oltre al fatto che ci sono ancora tante colonnine gratuite in giro, insomma è un mondo ancora, devo dire, abbastanza incentivato. Se dovessi fare un esempio, per 100 km quanto spendi mediamente? A parte il fatto che ci sono tanti posti dove riesci a ricaricare gratuitamente ancora. Mediamente per 100 km potremmo trovare a spendere quei 6-7 euro, 5, 4, dai 4 ai 7, dai 4 agli 8 a seconda di quanto noi paghiamo. C'è molta volatilità, devo dire, tra, diciamo, il prezzo più basso che potremmo pagare e quello che invece è il più alto. Dipende appunto uno che tipo di contratto ha, che tipo di abbonamento, che tipo di tessera, dove ricarica, però dai 4 ai 6-7 euro. E si viaggia però. E si viaggia con un'esperienza di guida, ma neanche solo di guida, perché poi le Tesla non si usano solo per guidare, è proprio un'esperienza immersiva, non è paragonabile. Lo si capisce quando si prova, prima no, devo dire che non si capisce. Sono quelle cose che o si provano e si testano in prima persona, altrimenti è difficile da constatare. Quindi questa non è supercharger, abbiamo capito. Tesla ha la rete supercharger sua che ha fatto da zero, ha finanziato in toto ed è di proprietà di Tesla. Poi esistono infrastrutture pubbliche, perché i supercharger sono ad oggi quantomeno riservati ai possessori Tesla, quindi al contrario, se non si ha una Tesla o si ha un'altra macchina, o anche se si ha una Tesla ma si vuole caricare in altri punti, ci sono colonnine pubbliche che sono fatte apposta per qualsiasi veicolo elettrico, da quelle fast con diversi standard di ricarica fino alle slow. Io vengo qua 5 ore, mi attacco a una slow. Queste lenta. qui piccoline qua. Queste qua piccoline, in corrente alternata. Ma e quanto ci mettono queste a ricaricare questa Tesla? Indicativamente 6 ore. Con questa? Con questa potrei impiegare anche un'ora circa. E con il supercharger? Ci impiego, hanno un picco di potenza più alto, adesso stanno arrivando i supercharger ancora più potenti, là si può caricare anche circa in 30-40 minuti. Favoloso. Fino a scendere probabilmente arriveremo a 25-20 minuti. Ogni 3, 4, 5, 6 mesi cambiano, perché poi le colonnine di ricarica diventano più potenti e anche le macchine le fanno in modo tale da accettare più potenza in entrata. Ma l'abbonamento per la colonnina quanto lo paghi? Noi come Tesla Club Italy, di cui faccio parte, abbiamo una convenzione con Duferco Energia, che è il più grande operatore, uno dei più grandi operatori in Italia per infrastrutture di ricarica per la mobilità elettrica, e con una nostra convenzione si può attivare un abbonamento con 300 kWh inclusi al mese, che equivalgono più o meno a 4 pieni di una macchina come questa, e pagarla 25 euro al mese. Quindi è come se io pagassi appunto 4 pieni, 25 euro al mese, 6 euro a pieno. Quindi in realtà con gli abbonamenti, le convenzioni, le tariffe flat si può pagare ancora molto poco un pieno di ricarica per una macchina elettrica. E col pieno abbiamo detto che fai tra i 300 e i 500 km Sì. in base all'uso. In base all'uso, a seconda ovviamente del tipo di strada che percorriamo, però un range reale è dai 3,50 ai 4,50 indicativamente, con una Model 3. Ok, è un videogioco praticamente. È un videogioco che ha i videogiochi. Adesso mi hai tirato l'assist senza saperlo. Ma la Tesla è l'unica macchina al mondo che consuma le ruote da ferma, poi lo vediamo. Cosa? C'è un gioco, Buggy Racing, che permette di usare il volante. Presente quando 20 anni fa sognavamo di avere il volante per il computer per giocare a Colin McRae Rally con il volante attaccato sulla scrivania? In realtà adesso si usa un volante vero. Dopo lo voglio vedere. Dopo lo vediamo. C'è la modalità romantica? Certo, assolutamente. Che però si vede da ferma, però poi lo possiamo vedere da qua. Eccola qua, modalità romantica. Poi la vediamo. La più seria, proprio perché Tesla è una società seria, lo si vede da qua, no? Le emissioni. La macchina Tesla è a 0 emissioni, ma ci sono anche le emissioni. Qui siamo sulla modalità Natale, qui ha iniziato a nevicare. Sì, si vedono i fiocchi di neve. Adesso noi dobbiamo rientrare in prima corsia, metto la freccia. Campanelle, è un videogioco. Un videogioco. Vabbè. Mette anche la musica. C'è qualcuno che parla in macchina, ma
La voce mi pare di averla già sentita, andiamo a vedere chi è. No, adesso ho visto. Vai a vedere. Mica si vede bene anche, Si vede benissimo, si sente benissimo. YouTube incorporato e anche Netflix per i più... No, continuate su YouTube, iscrivetevi tutti.